Eccoci qua, stasera più easy, no? Non 4 ma 2 le partite da monitorare, anche se ancora io faccio fatica con la classifica che è in via di definizione, ma ci siamo, eh. La Roma c'è, la Roma c'è. Ad una certa, ragazzi, il Bologna aveva messo la freccia su tutti e favorita proprio no, dal gol subito della squadra giallorossa. Mamma mia, comunque sta formula nell'ultima giornata ti fa impazzire, ti fa impazzire, ma non di emozione, proprio nel vero senso della parola, se me lo permettete. Va bene, andiamo a parlare delle gare e poi valutiamo tutto con calma, signori miei, assolutamente. Prima, come al solito, vi ricordo che stasera, come ogni giovedì ormai, mi trovate al Tribunale delle Romane, per cui in descrizione trovate le varie pagine per seguire sui social, oppure se siete nella regione Lazio potete tramite ovviamente il canale 77 del digitale terrestre seguire proprio in TV. Quindi vi aspetto, come al solito tanto dibattito, parliamo di tutto e di più nella parte finale, per cui non mancate, non mancate. Allora, signori miei, parto velocemente col Bologna perché poi mi voglio aggiornare sulla classifica della Roma. Bologna al momento pare decimo e dovrebbe essere definitivo. E io lo dico quasi un po' lo dico quasi con rabbia perché, perché il Bologna doveva entrare nelle prime otto, signori miei, doveva farlo assolutamente. Oggi lo sapevamo che contro il Maccabi comunque la partita si sarebbe messa in discesa, anche se poi, attenzione, eh, piano con i verdetti, perché come avete visto anche oggi occasioni a go-go per la squadra bolognese che concretizza secondo me poco per quello che produce, anche se poi alla fine sono arrivati tre gol, assolutamente, ma poteva farne tranquillamente il doppio. Nel primo tempo un paio di situazioni, due occasioni soprattutto dove poi prende gol, cioè continua a non essere perfetta per quanto mi riguarda la fase difensiva e spesso e volentieri ci sono errori individuali, penso no, alla lettura di Vitic. Non lo so neanche io dove voglio andare a parare. Però questa è una squadra che ci ha fatto vedere talmente tante cose belle che voglio vederla al suo livello. C'è anche da dire, per esempio, contro il Genoa che aveva fatto un'ottima gara, veramente per 70 minuti. Poi l'espulsione, ecco, lì perdi un po' la bussola. Ecco, il Bologna italiano ha perso un po' perde un po' facilmente la bussola. C'è da andare a ritrovare le coordinate, perché se trova le coordinate questa è una squadra che poi ti fa divertire. Oggi penso al gol di Orsolino, è vero, l'avversario, il Maccabi, tutto quello che vi pare, ma nel primo tempo mette a terra quella palla, lo fa magnificamente, nel secondo fa quel gol dove praticamente salta mezza difesa. Ehm, una squadra che ti arriva a concludere con Castro, il gol annullato di Orsolini, bellissimo, la palla messa in mezzo dalla sinistra, ha soluzioni, ha varianti di gioco, quindi è una squadra che comunque rimane imprevedibile. Ripeto, deve trovare un certo equilibrio e non deve, forse deve ritrovare anche un po' la sicurezza nel proprio portiere, perché anche oggi c'è una palla, passaggio facile messo in calcio d'angolo praticamente. E visto che italiano, ma qualsiasi allenatore moderno ormai si costruisce col portiere, il primo regista di praticamente ogni squadra, o quasi. Quindi deve ritrovare un po' di confidenza in alcuni elementi. Nel finale Dallinga spreca quell'occasione, quindi serve anche il miglior backup di Castro, quindi appunto serve l'aiuto da parte di tutto, perché poi lo conoscete, Italiano è uno che ruota continuamente. Secondo me una menzione la merita anche Rowe, che per quanto mi riguarda comunque è un giocatore che è cresciuto. Oggi un paio di svolazzate quando mette quella palla a Ferguson, ma avete visto come salta gli avversari. Ribadisco, tutto è tarato contro l'avversario, non di primissima fascia, visto che era già eliminato con un solo punto, mi pare, ve lo dico per conferma. Sì, un solo punto è ultimissimo in classifica per differenza reti, meno 20. Però capisco anche che oggi, sai, comunque sai, è molto quasi impossibile entrare nelle prime 8. Ehm,
vai in un campo dove l'avversario sai già che quello che è, stadio vuoto, magari ti puoi un po' deconcentrare. Invece comunque alla lunga è emersa tutta la qualità del Bologna che, ripeto, si colloca al 10° posto. Adesso la classifica è definitiva, per cui possiamo fare qualsiasi ragionamento. 10° posto. Sono un po' dispiaciuto anche in linea generale, perché parlo anche della Champions, quindi un po' di tutte le squadre. Tra Champions e Europa League nessuna italiana che accede alla fase successiva senza passare dai playoff, ragazzi, comunque non è un ottimo segnale. Questo mi sento di dirlo, e questo avvalora il cammino della Roma, che è l'unica in tal senso. È l'unica in tal senso, e oggi la gara sarà anche complicata, ragazzi. Sarà anche complicata. 8° posto, 16 punti insieme al Genk. E questo ci dice che anche con 16 punti non è detto che che tu possa passare. Questo ci dice che anche con 16 punti non è assolutamente detto. Mi sembra che è la prima volta che capita. Non abbiamo uno storico ampio, ma volevo rimarcarlo. Perché 16 punti la Roma, 16 punti il Genk, ma passa la Roma per differenza reti. Strappa un pari, ma mi sento di dire che ha fatto tutta la Roma oggi. Tutta la Roma, perché nei primi 10 minuti poteva tranquillamente più volte passare in vantaggio. C'è stata l'occasione di Tsimikas, insomma, bella palla di Pellegrini, ma proprio come l'ha sviluppata la squadra giallorossa. L'errore del portiere avversario, che praticamente mette in porta su lei, che secondo me li sbaglia un po' nel controllo, poi l'appoggia a Pellegrini, quindi doppia occasione. C'è stata un'altra palla in mezzo, mi pare che non ci arriva a Ziolkowski. Ci sono state 3 o 4 occasioni importanti, e al 10° minuto Mancini fa una frittata. Mancini non deve fare quell'errore. Un errore del genere da un giocatore anche esperto come Mancini non deve farlo, perché una partita del genere, ripeto, teoricamente anche semplice per quello che avevamo visto, tu te la vai a complicare. Te la vai a complicare con un'espulsione che c'è, assolutamente, secondo me c'è poco da discutere. Però voglio confermare la solidità, cioè c'è da parlare della solidità della Roma, perché comunque con l'uomo in meno per tutta la partita, Panathinaikos, quello che vi pare, comunque ci devi giocare in questi stadi, allenato tra l'altro da Benitez, che comunque qualcosa in Europa ha fatto. E la Roma, secondo me, ha subito veramente poco. Veramente poco. Una traversa nel primo tempo, ma un tiro da fuori praticamente, possiamo dire. E nel secondo tempo il gol se lo fa la Roma. Con tutto il rispetto del giocatore, là, che comunque bravo nel saltare Ghilardi. Però prima è Pisilli a svilupare, poi è Ghilardi a fare quell'appoggio dietro in maniera imprecisa. Ghilardi che si fa superare, e attenzione, ancora una volta, quanto conta il portiere. Oggi non c'era Svilar, scelto Gollini. Svilar quella la prende. Svilar non va con la mano, va col piede. Svilar la prende. L'importanza dei portieri. Però la Roma, nonostante ciò, se lo va a riprendere il gol, lo fa buttando difensori avanti. In questo è magistrale Gasperini, e tenendo comunque l'equilibrio. Cioè la Roma oggi, ribadisco, quello che mi preme dire è che ancora una volta subisce poco e trova soluzioni. Ed era una Roma assolutamente in emergenza. Questo va detto, con Dybala che bisogna vedere che ha, mannaggia la miseria, speriamo nulla di grave. Leggevo su qualche pagina addirittura forse si deve operare, speriamo di no. Però senza ovviamente male, vai i vas della situazione. È stato bello rivedere Angeligno. Comunque una Roma che secondo me sta crescendo anche in quelli giocatori che erano un po' dietro. Penso allo stesso Tsimikas, che almeno nel primo tempo non ha fatto male. Penso allo stesso Ghilardi. Cioè Ghilardi a me oggi non è dispiaciuto. Poi un errore del genere sul gol subito ti compromette un po', però non è dispiaciuto. Vedo crescita Ziolkowski che fa il gol che poi porta l'accesso alla qualificazione diretta. Ci sono, cioè, da inizio stagione ad oggi vedo miglioramenti della rosa, anche in giocatori che erano dietro, in giocatori che stanno migliorando, e nella crescita di questi giovani Gasperini è veramente il numero 1. Va bene, signori miei, bene, sono contento, la Roma almeno è dentro, è una notizia positiva.
Assolutamente sì. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Metto tutto in descrizione, mi raccomando. Vi aspetto. Perché andiamo a parlare con Sebino, con Bruno Giordano, con tutti gli altri. Un grande abbraccio da Neschio. Vi aspetto, Neschio.